oggetto della nostra cura e della nostra esperienza. Che affidiamo a te affinché possano esaltare l'arte del pizzaiolo che è in te. Grazie. Finalmente sono nella mia pizzeria. Andiamo a vedere un po' questo pomodoro come si comporta. Che profumo di Napoli, del sud dell'Italia e di pomodoro appena raccolto. Ma sapete che l'esigenza di una conserva di pomodoro nasce in particolare per i nostri nonni, o ad esempio gli emigrati che andavano in America e avevano necessità di avere un prodotto, un pomodoro fresco tutto l'anno in tutto il mondo. Quindi questo ha accelerato questo processo di creare una conserva, perché le tradizioni andavano portate dalla nostra terra del sud fino all'America, all'Islanda, non so, veramente in tutto il mondo. Dalla terra 6 ore in scatola e poi era pronto per viaggiare, insieme alle storie dei nostri nonni e di chi ha fatto la storia della cucina italiana nel mondo. Abbiamo aperto il nostro pomodoro, adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro. Per prima cosa notiamo un colore rosso vivace ed il frutto è grosso e di una giusta dimensione e soprattutto un'ottima consistenza. Integro, perfetto così. Per rendere meglio l'idea andiamo ad analizzare un altro pomodoro. Come vedete il colore già non è rosso vivo ma va verso l'arancione ed il frutto non è consistente e soprattutto è sempre danneggiato, cioè questo non è il pomodoro che rappresenta il sud e la mia terra. Inutilizzabile. Non riesco nemmeno a prenderlo, guardate. Guardate le differenze. Non bisogna essere maestri pizzaioli per capire che c'è una differenza enorme. E adesso andiamo a mettere le mani in salsa. Ora vi mostro come si prepara il pomodoro per la pizza napoletana, come mi ha insegnato mio nonno e come faccio attualmente nella pizzeria Vincenzo Capuano. Allora, per prima cosa apriamo il pomodoro, lo andiamo a versare in un recipiente un po' più grande di questo è uno più comodo. E serve un macchinario importantissimo, costosissimo, le nostre mani. Andiamo a schiacciarlo con le mani, così da trattare al meglio il nostro pomodoro. Se non volete utilizzare le mani, si può utilizzare al massimo, vi concedo, un passaverdure con i fori larghi. A me piace lasciarlo più a pezzi grandi possibile, così anche dopo al morso, insieme al fior di latte, a una buona farina, cioè rievoca il vero ricordo e i veri sapori della pizza napoletana. Va trattato con cura. Ora andiamo a fare la cosa peggiore che si può fare per preparare il pomodoro per la pizza napoletana. Pensate che il pomodoro viene coccolato dalla terra fino a quando viene scatolato e fin quando fa il giro del mondo e in un secondo andiamo a distruggerlo, ad ucciderlo con un frullino. Guardate, già comincia a cambiare il suo colore da rosso ad arancione. Comincia ad alzarsi la temperatura perché si surriscalda
E un altro difetto che pochi conoscono è che il seme si va a distruggere e rilascia un sapore amaro. È una cosa che non ho mai visto fare a mio nonno, a mio padre nelle pizzerie napoletane, quindi la sconsiglio a tutti. In pizzeria napoletana non si fa. Questo è il nostro pomodoro schiacciato a mano e questo invece è il pomodoro che abbiamo ucciso con il frullino. Ed oltre a un aspetto estetico completamente diverso, guardate, sembra una purea di pomodori, ci sono molti problemi legati agli aspetti tecnici, cioè pratici di quando si prepara la pizza napoletana. Addirittura potrebbe attaccarsi la pizza, bucarsi ed in forno entrare con una quantità di pomodoro e uscire bianca perché evapora e non ci sono pezzi che restano sulla pizza. Una delle domande che mi fanno più spesso in giro per il mondo è se bisogna mettere il sale nel pomodoro. In realtà già c'è del sale all'interno della nostra latta, ma in base ai nostri gusti, in base al posto in cui ci troviamo e alla nostra clientela, possiamo scegliere di aggiungerlo, ma io vi consiglio di mettere dagli 8 ai 10 grammi per chilo di pomodoro e utilizziamo un macchinario importantissimo, la nostra lingua. Assaggiamolo! Questo è perfetto così senza sale. Una delle mie più grandi passioni è viaggiare e soprattutto poter rappresentare al meglio la mia terra in un piatto. Ora vi faccio vedere la pizza napoletana contemporanea di Vincenzo Capuano. Sono pizzaiolo da 3 generazioni e ho girato il mondo ed ovunque ho imparato qualcosa e ho visto che la pizza che esalta di più il sapore del pomodoro è la marinara, un elogio alla semplicità.